Ed ecco, io ho scelto questa tipologia di cotone e un tessuto trapuntato che ho rifinito con un punto decorativo a macchina con la mia 204D, che lo rende veramente molto molto bello. Il numero del punto è 105 e come vediamo possiamo utilizzarlo anche in double pass, quindi sia da una parte che dall'altra, in questo modo. Quindi le misure del mio sottotazza sono il 13 per 13 centimetri. Quindi ho scelto un tessuto, come possiamo vedere, in tinta con il tessuto trapuntato. Quindi ricordiamo le misure: 13 per 13 centimetri di lunghezza e quindi un quadrato. Lo possiamo fare eventualmente anche più grande volendo. Io l'ho fatto così piccolino perché volevo farlo così. Avevo uno scampolo di stoffa e volevo utilizzarlo. Lo fisso tutto con gli spilli per bene, in questo modo, e ovviamente dovrò lasciare una parte aperta che mi permetterà di rivoltare verso l'esterno il mio sottotazza. Ed ecco qui, aggiungo 2 spilli, ecco qua, 2 spilli, in modo tale da ricordarmi che è quello il punto che devo lasciare aperto, quindi un lato. Poi prendo la mia macchina da cucire bellissima, la 204D. Se vuoi informazioni scrivimi tranquillamente in privato a cristianacarpentieri@gmail.com e ti darò tutte le informazioni. Questa macchina ha tantissime funzioni, è fantastica, ha anche la possibilità di fissare il punto diciamo giù, ecco, che mi permette di fare più facilmente gli angoli, e poi posso misurare e decidere la velocità del punto, quindi da meno veloce a più veloce. Quindi come vedi ho girato proprio mettendo il l'ago verso il basso. Qui è facile perché c'è proprio un pulsante apposito che mi permette di fare questo. Ecco qua, lo faccio così, giro e ricomincio a cucire. Ecco qua, cucio nel mentre tolgo gli spilli. Questa è l'ultima parte, quindi prendo così, giro nuovamente, continuo a cucire perché devo lasciare la parte aperta. Infatti è proprio questa parte qui che lascerò aperta, quindi la vediamo qui, eccola qua, la parte che ci serve. Ora dobbiamo prendere delle forbici e intaccare i margini in questo modo, in modo tale che quando noi rivoltiamo il nostro sottobicchiere, queste parti occuperanno meno spazio. Quindi lo faccio in tutti gli angoli, in questo modo, come puoi vedere, in modo tale che si potrà rivoltare e il risultato sarà super professionale e perfetto. Dopo aver fatto questo, devo aprire, diciamo, la parte aperta e spingere con il dito verso l'esterno uno degli angoli del quadrato verso l'esterno, appunto, perché devo rivoltarlo in questo modo. Mi aiuto con le dita e faccio la stessa cosa anche per quanto riguarda gli altri angoli, quindi sempre aiutandomi con le dita. Ed ecco qui, ho rivoltato tutto, cerco un po' di dargli una forma inizialmente con le mani e successivamente utilizzo il mio girangoli, che utilizzo sempre, te lo faccio sempre vedere, che mi permette di spingere verso l'esterno proprio gli angoli che sono rimasti ovviamente all'interno, in modo tale che escano fuori. Quindi lo faccio per tutte le parti, quindi in questo caso sto usando il giraangoli dalla parte della punta, perché tutti e due possono essere utilizzati
in diverso modo a seconda di quello che dobbiamo girare. Ed ecco qui, cosa ci rimane? Ci rimane questa parte aperta che chiaramente dobbiamo con le dita rimboccare verso l'interno, in questo modo, e poi appuntarlo con gli spilli in modo tale che rimanga bello fermo e a posto. Se non sei sicura e sei una principiante, puoi anche imbastire, mi raccomando. Io non imbastisco perché non ne ho bisogno, e anche per velocizzare insomma il tutorial, che sennò diventerebbe troppo lungo. Ora passiamo alla stiratura. Con il ferro da stiro io uso questo molto piccolino che mi piace tantissimo, soprattutto quando devo cucire, effettuare del cucito così facile, così piccolino, ed è anche abbastanza potente. Ho fatto anche un video recensione su questo piccolo e fenomenale ferro da stiro, e blocco con lo spillo la parte aperta in questo modo con 2 spilli. Si potrebbe fare in vario modo adesso, o a mano oppure con la macchina per cucire. In questo caso io ho utilizzato la mia 204D a 4 e 3,5 e ho iniziato a cucire. Ecco qua, abbasso il piedino circa ad una parte, diciamo a metà, più o meno della metà di una delle parti della mia sottotazza, fermo, lago giù, ecco qua, giro e continuo a cucire togliendo passo passo gli spilli, quindi continuo a cucire, poi tolgo lo spillo, continuo a cucire. Te lo voglio far vedere perché è un tutorial proprio per principianti, quindi per chi vuole proprio iniziare a cucire qualche cosa e imparare anche ad utilizzare la macchina per cucire. Quindi gli angoli si fanno sempre in questo modo. Con la Neki elettronica chiaramente ha la possibilità di poter fare in modo che il lago possa essere messo all'interno, fissato all'interno del tessuto, in modo tale da poterlo girare in questo modo, quindi è molto più facile. Ovviamente anche la lunghezza, la larghezza del punto, puoi scegliere quello che ti piace di più ed eventualmente puoi utilizzare anche un punto decorativo, questo a tuo piacimento. Questa è la tecnica base. Siamo arrivati quasi alla fine. Ecco qui che termino, andando piano piano a far coincidere l'impuntura iniziale con quella finale, ed ecco qui abbiamo impunturato e ora bisogna passare alla fase della stiratura, quindi stirare bene bene sia dal lato dritto che dal lato rovescio, in questo modo, in modo tale da appiattire tutte le cuciture. E in questo caso il nostro sottobicchiere o sottotazza è terminato. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, metti un bel like e iscriviti al canale cliccando sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati, e noi ci vediamo al prossimo video, al prossimo tutorial. Io ti auguro un buon cucito, soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia. Ciao!